Allora, partiamo dal presupposto che io non so manco che cazzo di giorno è e che odio profondamente tutti quelli che mi fanno i reportage su quello che fanno durante i giorni di quarantena, che cantano dai barconi, che fanno le dirette e mi fanno vedere come fanno la carbonara. Però stamattina ho detto, sai che c'è? Crepi l'avarizia, che poi non c'entra un cazzo. Ho aperto la finestra sperando che poi magari ci fosse un tempo di merda, così non mi veniva voglia di uscire. E infatti c'era un tempo di merda, ma c'avevo comunque voglia di uscire. Sono andato in esplorazione del resto della casa, ho guardato i cani e per un attimo mi sono chiesto chissà come la vivono loro. Poi si sono iniziato a dare al culo e ho detto vabbè, ma alla fine sono cani. Bella, ma che naturalmente mi chiede ma che cazzo stai a fare? Non lo so, però qualcosa dovrò fare pur da ammazzare il tempo. Seguo il cane che alla fine mi porta la ciabatta. Penso che sia molto importante per lei portarmi la ciabatta, ma la porta sempre. Niente. Pure all'orizzonte di questa finestra si vede solo tristezza. Nel frattempo il cane mi porta sempre la ciabatta. Apro il frigorifero sperando che magari durante la notte ci si sia formato qualcosa di diverso dentro, tipo una torta o qualcosa del genere, ma alla fine ci stanno sempre le solite cose. In questi giorni di quarantena mi sento molto vicino al pesce, perché finalmente riesco a capire come si sente. Nel frattempo il cane mi porta sempre la ciabatta. Dopo aver fatto colazione ho guardato fuori alla finestra e ho pensato, ammazza che tristezza. In questi giorni ho guardato un sacco di film, anche perché non c'avevo un cazzo da fare. Poi a casa io c'ho un sacco di libri che ancora non ho letto, quindi ho detto quasi quasi la Divina Commedia, oppure perché no, I Promessi Sposi. Che poi la storia di Renzo e Lucia di Alessandro Manzoni io penso sia una grande storia e anche molto attuale in questo periodo di quarantena. Io penso che Alessandro Manzoni fosse un gran figo, sì, perché ha scritto questa storia molto forte, poi ho visto che mi si sono appiccicate due pagine una all'altra, io sono un po' dislessico, le parole erano scritte piccole, c'erano poche immagini, ho detto, lo sai che c'è, bella Alessà? Vabbè, inspiegabilmente si è fatta ora di mangiare. Allora mi reco in cucina con ansia per sapere cosa prevede il menù del pranzo di oggi in questa giornata di merda, che poi sono 3 giorni che mangiamo la pasta con i pomodorini, magari oggi coi pomodorini, perfetto. Mentre il gatto cerca di capire come mangiarsi il pesce e il cane mi porta sempre la ciabatta. Io penso che i miei animali siano ossessionati da queste ciabatte. Anche il gatto ha iniziato a piarsela con la ciabatta. Allora mi chiedo, ma sono le ciabatte che hanno qualcosa che non va oppure sono i miei animali che non funzionano? Boh, vabbè. Finalmente arriva l'emozionante momento di scolare la pasta, che poi tra l'altro sono penne lisce perché mortacci vostri avete fatto sparire tutti gli altri tipi di pasta dal supermercato. Allora c'ho solo una cosa da dire, andate a morire ammazzati. Ecco. Mentre mangiamo, il gatto riflette. Secondo me sta a pensare ai ciabatte. Vabbè, comunque la pasta era buona. Mentre metto sul caffè, una domanda esistenziale inizia a ronzarmi in testa. Quale cazzo è il motivo per il quale i miei cani girano con queste ciabatte in bocca? Adesso al posto del caffè mi prendo una bella ciabatta e giro per casa, magari lo capisco. Comunque, una volta ritornato in camera mia ho capito che stavo a fare una stronzata. Sì, perché sto cazzo di video sembrava noioso pure per me che lo stavo a girare, figuriamoci per chi se lo guarderà. Allora per trovare un finale ho detto vabbè, mo guardo il cielo e dico, secondo me, la vita è una ciabatta.